Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il caricatore ISDT K1 Dual Charger. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il manuale, il cavo per collegare il caricabatterie alla corrente ed un set di sticker. Per finire troviamo il caricatore con una pellicola protettiva da applicare sopra. Il caricabatterie ha il suo alimentatore interno, quindi possiamo collegarlo direttamente alla corrente domestica ed usarlo subito. In alternativa c'è la possibilità di alimentarlo tramite alimentatore esterno, con un input compreso tra 10 e 30 volt. I due connettori sono sistemati qui nell'angolo in modo da non essere usati contemporaneamente. Per quanto riguarda la corrente continua, il connettore è il classico XT60. Nella parte anteriore abbiamo due connettori XT60 e due connettori per il cavo bilanciatore. Questo è un aspetto positivo perché ormai i connettori banana sono obsoleti per chi usa l'LiPo. Come suggerisce il cavo bilanciatore, questo caricatore può essere usato con batterie da 2 a 6 celle. Al centro troviamo una porta USB tipo C per aggiornare il firmware, anche se al momento non è disponibile nessun update. Nel caso vogliate controllare se ci sono aggiornamenti, potete scaricare l'applicazione direttamente dal sito del costruttore. In descrizione vi lascio il link a questa pagina. Come vedete la versione attuale è la 1.0.0.9 e non sono disponibili aggiornamenti. Nella parte posteriore abbiamo la ventola che serve per mantenere bassa la temperatura interna mentre il caricatore sta lavorando. Ok, collego l'alimentazione per vedere tutte le impostazioni che offre questo caricabatterie. La prima cosa che si nota è che il K1 non ha un tasto di accensione, questo significa che per spegnerlo dobbiamo ogni volta staccare la spina della corrente. Il display è un IPS da 2.4 pollici e come vedete è diviso in due, in quanto il K1 dispone di due canali indipendenti proprio come se fossero due caricatori separati. Questo permette di caricare contemporaneamente due LiPo anche con numero di celle ed ampere diversi. Per quanto riguarda le specifiche abbiamo una potenza di 100 W se usato tramite alimentazione domestica e 250 W per 2 se lo usiamo con un alimentatore esterno. La corrente di carica massima è di 10 A su ogni canale. Per accedere al menu del primo canale basta premere a lungo CH1. Qui possiamo scegliere il tipo di batteria tra LiHV, LiPo, Li-ion, LiFe, piombo, NiMHCD e ULiV. Condition ci dà il valore finale di carica per singola cella. Il sistema già mette in automatico il valore giusto a seconda del tipo di batteria che scegliamo, salvo esigenze particolari quindi non dobbiamo toccare nulla. Celle indica il numero di celle della batteria, anche questo valore viene ricavato in automatico, ma se così non fosse potete impostarlo manualmente. La corrente è la corrente di carica, da impostare a seconda della batteria che stiamo usando in quel momento. Il sistema memorizza gli ultimi 5 valori che abbiamo usato, così possiamo scegliere rapidamente il valore adatto alla LiPo che vogliamo caricare in quel momento. Start fa partire la ricarica e con Back torniamo indietro. Il secondo canale è speculare e ha le stesse identiche opzioni. Per accedere al menu sistema del caricatore basterà premere contemporaneamente i tasti canale 1 e canale 2. Qui abbiamo varie opzioni, vediamole nel dettaglio. Dual Task ci permette di caricare due batterie uguali scegliendo solo una volta i parametri da impostare. Comodo, ma alla fine nulla di che. Parallel Task ci dà la possibilità di ricaricare la batteria usando i due canali del caricatore, in modo da avere la massima potenza. Di certo per batterie da 1500 mAh come quelle che si usano per FPV non c'è nessun vantaggio, ma può essere utile se dovete ricaricare batterie molto grandi in poco tempo. System Setting ci dà le impostazioni generali del caricatore, anche qui potete lasciare tutto così com'è e non c'è bisogno di intervenire. Non mi voglio dilungare ulteriormente su questo caricatore perché per quanto mi riguarda è bocciato su tutti i fronti. Infatti sebbene gli ISDT siano dei brand tra i più apprezzati quando si parla di caricabatterie, questo K1 non è riuscito per niente bene. Partiamo dal problema principale che non può essere ignorato in nessun modo, ovvero che il K1 tra i suoi programmi non ha lo storage e l'unica cosa che si può fare è ricaricare. Questo di fatto lo rende inutilizzabile per chiunque faccia FPV, in quanto le LiPo per essere conservate al meglio dopo l'uso necessitano di essere messe in storage.
Inoltre, se caricate le batterie ma poi non potete volare, non avete la possibilità di riportarle alla tensione ottimale mettendole in storage. All'inizio questa cosa mi ha lasciato spiazzato, ma controllando tra le varie opzioni e verificando sul manuale, l'unica cosa che si può fare è la ricarica. Un altro problema di questo caricabatterie è che è estremamente rumoroso, tanto che in post produzione ho dovuto tagliare il rumore di fondo perché copriva completamente la mia voce. Questo è il rumore che produce il caricabatterie quando è in funzione. Un'altra cosa che avrei apprezzato è che effettivamente i due canali fossero contraddistinti da due colori diversi, proprio come appare nella pagina del prodotto sul sito ufficiale. In realtà sia il canale 1 che il canale 2 hanno una colorazione grigia e questo ci può far confondere su quale canale effettivamente stiamo usando. Alla luce di tutti questi problemi sconsiglio fortemente l'acquisto di questo caricabatterie e sicuramente su questo prezzo ci sono altri prodotti altrettanto validi che non hanno questi problemi. In descrizione vi lascio qualche alternativa se cercate un caricatore con queste caratteristiche. Prima di concludere questa recensione, che comunque è negativa, c'è da dire che i vari problemi potrebbero essere risolti tramite un futuro aggiornamento firmware. Infatti non si può escludere che lo storage venga implementato più avanti, così come la gestione della ventola possa essere migliorata tramite futuri upgrade, però se voi oggi dovete comprare un caricabatterie, questo non mi sento di consigliarlo. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.